Mi arrendo. Mi sono arreso perché il canale Mezzo Fondiere Live non aveva un reach sufficiente, c'era troppa poca gente a vedere. Però adesso la barra in sinistra non si riferisce più al nostro canale 1. Quindi, benvenuti ragazzi a questa live in cui commenteremo in diretta la prima giornata o parte della prima giornata dei campionati mondiali di Doha. Vengo dal canale Mezzo Fondiere Live in cui c'era veramente troppo poca gente e non aveva senso continuare senza nessuno che scrivesse nei commenti, perché non potendo farvi vedere in questo momento il video dei campionati dovete affidarvi o a Rai Sport o ad altri streaming per motivi di copyright. L'importante qua era appunto parlare insieme, commentare. Ok. Adesso faccio un piccolo hack. Cerco di mettere la chat a sinistra sostituendo quella del vecchio canale. Intanto iniziate a scrivere e produrre domande o considerazioni nei commenti perché purtroppo abbiamo una sola gara da poter seguire in diretta in questo momento, cioè appunto i 400 ostacoli maschili, ma è successo un bel po' di roba precedentemente con gli azzurri che tranne i 100 metri maschili non si sono qualificati praticamente da nessun'altra parte. Nel martello, poi c'è Dalla Valle appeso nel triplo, comunque era il penultimo accredito per lui, spero almeno in un personale. Crippa non ce l'ha fatta nei 5000, l'Ottomano si è ritirato, eccetera. Ok. Oh, dai, adesso la gente c'è. Ciao, ciao. Sì, esatto. Mi sa ragazzi che il secondo canale era un pochino anticipato come idea. Non siamo ancora abbastanza grandi da poterlo fare. Allora, adesso ci sono un hacker. Provo a far apparire commenti sulla sinistra. Il simbolo di Twitch è completamente fuori luogo adesso perché non stiamo trasmettendo su Twitch. Ok. Eh, allora Ravenant, 13:29. Lo stile di gara di Crippa è stato il solito di molte altre occasioni. Scusate adesso perché sono un po' raffreddato. Partito in fondo al gruppo, ha cercato di recuperare. Uno stile che secondo me non si addice molto a un campionato quando si fanno le batterie, perché qua bisogna andare a stare davanti. D'altra parte, anche se fosse stata la batteria con i tempi migliori, non lo è stata, l'11° posto non gli avrebbe permesso di andare comunque in finale. E nel finale appunto non aveva quelle energie dei tempi d'oro, insomma delle gare in cui è andato meglio e non ha avanzato quanto bastava per qualificarsi. Intanto sto guardando in partenza Warholm che è subito qua nella prima batteria dei 400 ostacoli. È una gara assurda con tre atleti di livello eccelso. Si sfideranno per una medaglia, una sfida tra le più entusiasmanti di tutti i campionati. Warhol è adesso in terza corsia, vedremo se, anche se è una batteria, andrà forte o si terrà. Vedo, allora vediamo, non è in questo momento non è in prima posizione, ora sta venendo su bene nel secondo rettilineo. Sta andando forte, ma sembrerebbe che non si stia dannando l'anima. Nettamente davanti nel rettilineo finale. Ora vediamo se inizia a controllarsi. Lo sta facendo. Si guarda a destra e a sinistra e amministra. Vediamo il tempo finale. 49. Che bella voce stridula, eh? Allora Mattia GR, Crippa. Oh, ecco la chat.
Kripp è arrivato 11° della sua batteria, non riuscendo a qualificarsi, arrivando molto lontano in realtà dalla qualificazione perché bisognava essere quinti. Nei 5000 metri in finale sono andati tutti e tre Ingebrigtsen, che ci troveremo appunto in questa gara meravigliosa. Abbiamo Jacob che era nella prima batteria, è arrivato terzo. Philip anche lui è entrato con qualificazione diretta. Eric è stato ripescato, essendo arrivato settimo della seconda batteria. Ed ero il più contento di tutti e tre perché veniva da un periodo in cui non aveva reso al massimo delle sue potenzialità. Allora, Francesco Bianco, la diretta è... Sì, sì, controllo Ravenant. La diretta è su Rai Sport, ci sarà anche su Sky e mi pare di aver trovato su Facebook anche uno streaming, quindi praticamente questi mondiali è praticamente impossibile perderli. Allora, quindi Warhol in controllo in questa prima batteria dei 400 ostacoli. Vediamo un po' lo stile, non deve essere perfetto il passaggio dell'ostacolo, c'ha un minimo di elevazione eccessiva, però stiamo comunque parlando di passaggio in curva, insomma, i 400 ostacoli sono una disciplina incredibilmente tecnica e quindi non è eh, così facile avere uno stile impeccabile. D'altra parte l'attuale record del mondo, se non sbaglio, è stato ottenuto buttando giù l'ultimo ostacolo. Un record del mondo che resiste da parecchi anni. È uno dei più longevi record del mondo per quanto riguarda le gare in pista. Ok, allora, sì, lo stimolo dei moni. Scusate, allora, non c'è su Sky. Vabbè, Rai Sport, canale 58. Ora non so se l'hanno messo anche sul 57. Hanno fatto questa genialata di dividere. Nei fatti c'è un Rai Sport 1 e un Rai Sport 2. Perché Rai Sport ha una programmazione diversa, o almeno l'aveva fino a poco fa, rispetto a quella di Rai Sport più HD che trasmetteva il ciclismo. Mancano ancora 4 serie, 4 batterie se non sbaglio, dei 400 ostacoli. Eccoci qua. In questa non abbiamo nessuno dei tre VIP della gara, quindi Warhol l'abbiamo appena visto correre, però non ci sarà Samba né Benjamin. Samba Catariota, quindi super pompato dalla manifestazione che appunto è in Qatar. Benjamin americano, anche se qua il secondo miglior accredito è appunto quello di Benjamin, che è stato trascinato da Warhol al suo personale sotto i 47 secondi alla Diamond League di Zurigo, se non sbaglio. Francesco Bianco, torto qualificato per un centesimo, in realtà un po' di più di un centesimo perché la Q piccola di qualificazione si poteva ottenere se non sbaglio con 10,23, cioè poteva essere ripescato insomma. I- Allora, faccio questo discorso perché nel primo canale evidentemente era poco seguito, nel secondo canale evidentemente era poco seguito. In questo momento Tortu fa molte dichiarazioni, sembra quasi che stia cercando di, anche personalmente, di avere quelle convinzioni che poi devono ancora essere provate da fatti. Ha annunciato più volte che vale sotto i 10 secondi a questi campionati del mondo, però insomma 10,20 in batteria. Jacobs, d'altra parte, lui parla con i fatti. Dopo 40 giorni di stop per guai fisici, o meno stop nel senso che non ha gareggiato, attualmente è tra i primi 8 per quanto riguarda i tempi effettuati nelle batterie, quindi non è troppo indicativa come dato, però attualmente sembrerebbe lanciato verso la finale. C'è ancora molto, cioè da dire al fare c'è ancora molto. Però, insomma, per quanto riguarda Jacobs, l'atteggiamento è completamente, cioè l'impostazione, proprio anche mentale, sembra parecchio diversa rispetto a Tortu, più incentrata sulla concretezza. Sembra quasi appunto che Tortu stia cercando di autoconvincersi di essere quell'atleta forte che sicuramente è. E forse è questo, in questo periodo della sua carriera, l'atteggiamento migliore che deve adottare, che può adottare. Sicuramente la possibilità di resettare tutto in questa fase, passando dalla batteria alla semifinale, è importante. È importante
non credo che valga sotto i 10 secondi a 10, che sono più o meno lo scoglio di questa stagione, tranne il 9,97 effettuato però con troppo vento a favore a Rieti, e ci vorrebbe un bel miracolo per entrare in finale con quel tempo. Francamente io non mi dispiacerebbe che il sorpasso, diciamo, agli occhi dei neofiti, di quelli che l'atletica non la conoscono, di Jacobs nei confronti di Tortu, a me non dispiacerebbe, cioè che finalmente in un contesto come un campionato del mondo Jacobs dimostrasse anche a quelli che appunto l'atletica non la seguono assiduamente di essere più forte sul piano dei risultati concreti, perché non è che l'atletica italiana è solamente Tortu, e c'è bisogno di costruire una celebrazione di tutti gli atleti, nel senso, non bisogna concentrarsi sulla persona quanto sul movimento, e questo Jacobs, che potrebbe essere il prossimo degli azzurri a scendere su 12 secondi, sicuramente è un ottimo elemento a favore di questa mia aspirazione, di questa mia tesi. Ok, ciao, esco a correre, ciao. Eh sì, il secondo canale non era proprio l'idea giusta per fare una live. Allora, Francesco, Jacobs le ha sì le carte. Purtroppo siamo a fine stagione, che più a fine non si può. Essendo la finale dei 100 metri domani, sabato 28 settembre. Il problema di Jacobs è stato che nel periodo in cui doveva iniziare a macinare i risultati, si parla dello scorso fine luglio, inizio agosto, per guai fisici, dopo la Coppa Europa Squadre, non ha potuto più gareggiare come avrebbe voluto. Appunto, questa è la prima apparizione dopo 40 giorni lontano dalle competizioni e subito 10, sotto i 10-10, insomma, fortissimo. E secondo me dovremmo aspettare il prossimo anno, dunque. Da Savona in poi, purtroppo, maggio 2020. Eh, Da maggio del 2020 potremmo capire quali siano le potenzialità di Jacobs, che comunque credo che possa scendere sotto i 10 secondi. Da lì il record italiano è un passo. Scusate. Che bello, che belle condizioni. Allora, la Zeroni non fa i mondiali, raga, perché credo che sia una decina di secondi sopra il minimo, no, forse 8 secondi sopra il minimo. È una cosa tosta fare il minimo per i campionati del mondo o entrare nel target ranking. Quest'anno, infatti, la maggior parte degli atleti è selezionata perché nei primi 45 posti di una classifica a punti in cui conta moltissimo le gare che si fanno. Se si fanno delle gare di livello internazionale, dei meeting piuttosto importanti, allora guadagni punti in potenziale superiori, molti di più, rispetto a che se tu fai dei meeting minori. Purtroppo Marta attualmente ha gareggiato molto in Italia, poche manifestazioni internazionali, e quindi non ha potuto nel concreto conquistare quei punti che l'avrebbero eventualmente permesso di andare ai mondiali, anche se comunque non è ancora così forte. Anzi, ce la devo vedere, sai? Allora, ciao Dennis, ti ringrazio adesso ufficialmente per l'aiuto che mi stai dando. Come vedi siamo piuttosto malandati, però siamo ancora qua. Allora, Francesco chiede, Sottile o Tamberi, chi farà meglio secondo te? Eh, io credo Sottile, però per entrambi non sono così esaltato, perché Sottile non ha ancora l'esperienza di Tamberi, ma Tamberi attualmente è bravo a caricarsi, a far salire l'hype, ma è veramente troppo tempo che non dà risultati concreti. Non è andato eccessivamente bene nella prima parte di stagione, nella seconda non ha praticamente quasi mai gareggiato. Io credo purtroppo che il salto in alto maschile e anche quello femminile, perché hanno tolto, è stata eliminata anche Trost nel valor di gara, il salto in alto italiano attualmente non ho molta fiducia, diciamo, nei confronti di questo settore. Sottile, se riuscisse a ripetersi, però attualmente la tendenza è questa, che molti azzurri in un contesto come quello dei mondiali sembra che non riescano, perché magari non riescono proprio a ritarare il loro atteggiamento, non riescono a ripetersi sulle prestazioni di quest'anno, anche a prescindere dallo stato di forma. Non ce l'ha fatta Yeman, che non si è qualificato nel 5000.
E in molte, ora la Fantini nel lancio del martello era molto lontana dalla qualificazione, però si tratta, cioè anche se avesse fatto il personale non si sarebbe qualificata, però ha fatto 4 metri di meno. In un campionato del mondo ci si auspicava un risultato vicino almeno al personale. E così via anche per gli altri. Allora, Nicolò, Dossena, invece su Dossena, questo discorso vale per i campionati, per le gare in pista, perché se andiamo a parlare di tendenze, la tendenza nella maratona della marcia, anche al campionato del mondo, per gli azzurri è sempre stata molto positiva. E la Dossena io la vedo incredibilmente bene invece perché, appunto, rispetto alle gare in pista, perché ha avuto una preparazione senza molti intoppi, diciamo senza nessun intoppo, e poi ha una voglia di emergere, forse. Secondo me sente di essere a una svolta della carriera. Da quando è arrivata nelle top 5 della maratona di New York 2 anni fa, ha capito che il treno che sembrava aver perso con gli infortuni nella prima fase della sua carriera, quello di diventare un atleta forte, poteva riprenderlo. E da quel momento in poi ha macinato successi. E io credo che possa far benissimo, non bene, benissimo a questi campionati mondiali. Siamo arrivati al top del raffreddore. Poi, tra l'altro. Allora, la Zeroni, per come è celebrata, ha fallito secondo me in questa stagione. Ma guarda, rispetto all'anno scorso, vi ricordate dove era la Zeroni? Non c'era la Zeroni l'anno scorso. Io sono stupito da quello che si è riuscita a fare, cioè a tornare ai massimi livelli, perché i casi di atlete che si sono perse per la strada in Italia sono tantissimi. Sono tantissimi, pensiamo alla Console, credo che si chiami così, vediamo. La Del Buono sta cercando disperatamente di tornare. Qua l'unica che sul concreto è riuscita a migliorare, non dico a tornare, ma a migliorare rispetto ai, ai tempi che faceva comunque sia da allieva è Lanzeloni. E è una che ha bisogno di avere un atteggiamento mentale positivissimo per andare forte, perché quando le cose iniziano ad andare male, credo che si butti giù piuttosto facilmente, o almeno dopo tutto quello che le è successo, dopo gli anni che è stata ferma, sicuramente inizierebbe le antenne. Ora l'unica cosa che deve fare è mettersi sotto e lavorare. L'anno prossimo penso che non sia ancora, sicuramente in round dalle Olimpiadi, non sia ancora un atleta top a livello internazionale, non diventerà ancora un atleta top a livello internazionale assoluto, dicevo, però qualche secondo di personale potrebbe buttarlo giù. Ora siamo con la serie numero 3 dei 400 ostacoli e dovrebbe esserci Samba, esatto, Samba sui 400 ostacoli. Guardiamoci questa serie. Ci sono dei commenti negativi da parte dei nostri commentatori nazionali. Che bello. Commentatori nazionali, Bragani e Tilli. Sicuramente l'impressione rispetto a quella di Warhol è opposta. Molto più legnoso. Ha dovuto spingere nell'ultima fase pur di arrivare primo, eh. Ha dovuto spingere dagli 80 dai meno 80 a meno 20. Si è reso conto che la sua impostazione non era efficace. È un po' stanco, secondo me. Molto più di quanto poteva preventivare. Allora, è un appuntamento per lui importantissimo. Siamo nel mondiale di casa. Purtroppo non è nella condizione di Warhol. Allora, Pokestore, Crippa è arrivato 11° della sua batteria e dunque non ce l'ha fatta a qualificarsi per la finale. Nemmeno con i pescaggi ce l'avrebbe fatta. Comunque sia, la sua batteria era più lenta rispetto alla seconda, da dove sono arrivati la maggior parte dei ripescaggi.
C'è da dire che il primo chilometro in 2,50 non ha aiutato per la qualificazione, ma nonostante tutto, quello che è mancato a Yeman è stata proprio la brillantezza nell'ultima parte. La brillantezza che l'aveva caratterizzato, ad esempio, al Golden Gala, in cui ha realizzato il primato personale di 13,07. Qua siamo una ventina di secondi sopra. Esatto, Nicolò. Andrea Ercolani Volta, record di San Marino, 52 secondi 80. Bravo. Allora, siccome siamo praticamente in fondo alle manifestazioni, c'è ancora, credo, una serie di 400 ostacoli. Parlo delle manifestazioni in pista perché vi ricordo che stasera alle 22:59 ci sarà la maratona e io ho molta fiducia nei confronti di Dossena. Non andiamo, non giriamoci intorno. Io spero in una medaglia. Per la Epis un posto nelle prime 15, se non meglio. Quindi non ce la perderemo. Però, attualmente, che siamo un po' più liberi, facciamo un riassunto di quello che è successo durante questa prima giornata. Ci andiamo a vedere tutte le gare e poi, parlando di ogni cosa, eventualmente voi mi date il là per eventuali commenti. Quindi scrivete tutto quello che vi viene in testa. Per un altro quarto d'ora ci divertiamo così. Allora, Dossena ho letto che ha un problema al piede. Ah, che bello, che belle situazioni. Quando le vengo a sapere così, poi sono una pugnalata. E cosa la forza di volontà non può vincere? Cioè, nel senso, bisogna vedere che tipo di problema è. Se è fastidioso, ma può essere gestito dagli antidolorifici, e se è una cosa da antidolorifici per un campionato del mondo, 2 ore di fatica e di sofferenza si possono sopportare, soprattutto quando appunto si tratta di un evento di per sé che ha una frequenza bassa ogni 2 anni, che prepara da tantissimo e poi ormai, cioè, diciamo pure che al top della condizione non ne ha molti altri. Potrebbe essere, diciamo, all'apice della sua carriera ancora per qualche anno, per 1 o 2 edizioni. Comunque, diciamo, ogni evento, ogni occasione persa è sicuramente un peccato per la Dossena, che ha iniziato a raccogliere tardi i successi della sua carriera da maratoneta. Ecco, bisogna vedere appunto se è un dolore che può gestire con antidolorifici. La forza di volontà per ignorarla da avanti c'è, o almeno la può trovare. Se invece inizia a fare, ad essere più fastidioso e anche a inficiare l'azione tecnica, a quel punto c'è un po' di letdown anche in questo caso. Beh, andiamo a vederci i risultati di oggi. Qualificazioni di salto in lungo, un solo atleta in testa, Echeverria, nettamente in testa, 8,40 rispetto all'8,07 di Yuki Ashioka. Manionga si è qualificato tra gli ultimi, 7,87, ha rischiato moltissimo. Nel gruppo B, vediamo, fino a Gale, 7,89. Comunque si tratta di misure molto più basse di quanto avremmo potuto pensare, almeno per quanto riguarda le posizioni di rincalzo. Rispetto agli accrediti, poi, forse non è una pedana velocissima questa. Nei 100 metri preliminari, poi un sacco di atleti di nazionali minori. Così per divertirci, vediamo chi è l'ultimo. MTN, chissà quale, di quale nazione si tratta. Comunque 12 secondi e 30. Che bel tempo. Però c'erano anche atleti di livello. Tamir Barnett si è qualificato al secondo, al primo turno ufficiale, diciamo, con 10 e 23. Vediamo cosa ha fatto Barnett, tra parentesi, nella successiva fase di qualificazione. Barnett, partendo da turni preliminari, si è qualificato per la semifinale
quindi con un turno in più ad un solo centesimo da Filippo Tortu. Per dirvi, si parla di atleti di livello. Il suo personale, il suo stagionale di 10 secondi e 12. Appunto, nei 100 metri abbiamo Coleman subito in testa, l'unico sotto 10 secondi nelle batterie. Jacobs attualmente è al quinto tempo con 10,07 e Tortu uno degli ultimi con 10 secondi e 20. Vediamo, interrompiamoci un attimo per vedere Benjamin nella sua batteria di 400 ostacoli. Qua siamo già in un altro livello rispetto a quanto visto per Samba. Sicuramente più sul ramo Warhol per quanto riguarda facilità d'azione. È un po' più impegnato, però insomma l'azione è efficace. Un po' di passettini nella penultima barriera e sembra che si sta controllando adesso. Sta controllando, accelera un po' perché vede atleti avanzare dalla corsia esterna. Una serie piuttosto veloce. 49 secondi basso. Tempi più o meno simili. È un peccato che non ci sia Lambrughi che ha ottenuto il minimo per i campionati del mondo solo una settimana prima, quindi troppo tardi per esserci. Troppo tardi per esserci. No, non sono raffreddato. Lo faccio per Luke, lo faccio perché in questo modo gli avversari faccio credere agli avversari di essere più debole. C'è una strategia. Già, ok. Peccato per Crippa. Allora, i numeri che vedete in alto non c'entrano niente perché si riferiscono al canale 2, quindi li tolgo. Allora, sì, sono un po' raffreddato. Come dicevo, Tortu si è salvato, era molto contento di questa semifinale ottenuta. Sembra quasi che sia il massimo che può ottenere per ora, a meno di reset veri e propri in semifinale domani sera, verso le 7 di sera. Domani ci vedremo naturalmente la finale dei 100, tra le altre cose. Si entra più nel vivo. Allora, e Jacobs è il quinto tempo. Una cosa che ha stupito molto è l'assenza di Odururu, il secondo accredito di questa gara dei 100 metri. Eccolo qua, non partito. Ed è proprio l'assenza di Odururu che ha permesso a Torto di essere qua presente con la Q grande. È arrivato terzo in batteria e con un finale in rimonta grazie al suo lanciato, perché Odoruro nella sua batteria non è partito. È riuscito a battere appunto Yuki Koike, il quale è comunque qualificato per tempi di ripescaggio. C'è da dire anche che Torto ha avuto uno dei peggiori tempi di reazione. La partenza è ancora un tallone d'Achille per lui. L'unico che ha avuto un tempo di reazione peggiore è stato questo tizio qua, Lalu Muhammad Zori, 10.36. Non gli fa onore, diciamo, essere lui velocista sotto i 10 secondi a questi livelli nella partenza. E vediamo domani. Vediamo domani, io sono più contento per Jacobs sicuramente. Ok, andiamo a vedere. Allora, nel martello, niente da fare per Fantini, come dicevo, lontana anche dal personale, però una notizia interessante è che una delle favorite, Brooke Anderson, non ce l'ha fatta. Lei era il secondo accredito, non ce l'ha fatta. Il primo era Deanna Price, che invece è al comando, come ci si poteva attendere. Poi, 800 metri, niente da fare nemmeno per Eleonora Vandi, che ha trovato anche oltretutto una serie lenta, e quindi ciao. È arrivata nelle retrovie con 2.04 in 98, mentre davanti più o meno rispettate le attese, tranne l'eliminazione per la britannica Sharp, la scozzese Lindsay Sharp, che di personale ha 1,57,69. Ci si aspettava da lei che questo personale l'ha fatto addirittura alle Olimpiadi. Un atleta che è arrivata sesta alle Olimpiadi, ha vinto i campionati europei e molte gare di Diamond League, insomma,
era piuttosto in forma nell'ultima parte di stagione. Purtroppo per lei non è arrivata la qualifica, la qualificazione. Ok. Salto con l'asta, nemmeno Roberta Baroni è contenta, anche se c'è da dire che rispecchia questa classifica quella degli accrediti. Eh, Perciò qua un bel po' di gente che ci potevamo aspettare. Guardiamo il summary. Fino a Morris, Chiracopoulou, Stefanidi. 4,60 piuttosto. 4,60 era piuttosto largo come prestazione necessaria per la qualificazione. Infatti sono addirittura in 17 in finale dalle 12 che erano preventivate. E tante hanno fatto tutto senza errori. Fino a Sandy Morris. Poi salto in alto, qua una bella delusione. Non ci giriamo intorno perché nemmeno Alessia Trost ce l'ha fatta. Bastava non fare errori al 1,92 m, li ha fatti. Si trova al 14° posto ed era un po' nell'aria invece che Elena Ballortigara non riuscisse a farcela. Lei che quest'anno è 10 centimetri buoni sotto gli standard dell'anno scorso. Sembra quasi tornata indietro anche per quanto riguarda la tecnica. Allora, recupero i commenti, aspettate un attimo. Ciao Jacopo De Marchi, ci vediamo alla carsolina. Allora, Callagent dice riguardo Sara Dossena che sembra gestibile dagli ultimi test. L'unica cosa che è mancata è stata appunto l'allenamento di domenica. E sì, per una maratona non influisce molto dopo mesi di preparazione. Speriamo che appunto passi come l'acqua sotto i ponti questa roba e che una volta gestita con antidolorifici, l'adrenalina della gara la faccia completamente dimenticare in modo che Sara pensi solamente alla prestazione. Siamo all'ultima serie dei 400 ostacoli intanto. Ciao Simone, sì, sono raffreddato. Malaticcio. Marco. Beh, grazie, insomma, qua è bello correre. Ciao, volere potere. Sto bene, grazie, sto bene, diciamo, dello spirito, però del fisico un po' di meno, sono raffreddato e leggermente malaticcio. Sto guardando la serie dei 400 ostacoli, l'ultima serie con un bel arrivo in photo finish. Allora, Martina Falchetti, la scena fair play, quella dei 5.000 metri, intendi? La prima batteria dei 5.000 metri. Mi sono collegato nella seconda parte, però c'era un atleta allo sbaraglio, un dilettante allo sbaraglio dei 5.000 metri che è arrivato in condizioni peggiori di quelle di Dorando Pietri, praticamente della maratona del 1908. Andiamoci a vedere appunto questi risultati. Se andate a vedere la prima serie dei 5.000 metri, vedrete un tale Brahima Sankar Dabo. Scusate, era Jonathan Busby di Aruba, che è arrivato sorretto da Brahima Sankar in condizione incredibile, pietosa, zoppicante. E è voluto arrivare fino in fondo, come credo che bisogni fare per onorare un campionato del mondo. Cosa che non è successa, ad esempio, a Said El Otmani, che è solito ritirarsi quando non riesce a rendere come vorrebbe. Ed è un po' un peccato in un'occasione del genere. Qua abbiamo avuto appunto una bella scena di fair play. Perché, tra l'altro, Brian Sankar ha fatto il primato personale. Non ha fatto molti in 5.000, ultimamente.
Molto spesso le nazioni minori trovano un posto per partecipare nei 100 metri e le altre gare sono lasciate un po' ai soli atleti, diciamo, di livello di spessore. Qua la situazione è stata diversa, abbiamo avuto due atleti appunto sui 5.000 metri che c'entravano poco, però ci hanno regalato questa cena di fair play. Purtroppo sono arrivato anch'io a fatti già avvenuti, cioè appunto quando stavano completando la loro prova, stavo guardando altro prima, quindi non saprei dire di più. Se qualcuno l'ha vista e vuole espandere l'argomento lo dica nei commenti. Ok. Allora, qua c'è una discussione tra Ravenant e De Marchi riguardo Crippa. Io penso che, dando ragione a Ravenant, c'era bisogno di una condotta. Riguardo Crippa, vero? Ora controllo. Ah no, parlate di Vandy. Parlate di Vandy, scusate. Ok. No, volevo dire. Sì, penso che avrebbe dovuto mettersi davanti a tirare. Perché non aveva. La gara anonima. Per quanto riguarda la gara anonima, sono d'accordo appunto con il ragionamento di Ravenant. C'è bisogno anche di farsi notare al campionato del mondo. Perché è una delle poche occasioni in cui l'atletica viene vista da non addetti ai lavori, diciamo. E in una gara del genere, con una qualificazione così lontana, anche proprio nei pensieri, insomma, nella, come probabilità per l'atleta, non c'era molto altro da fare per affermarsi se non quello di provare una gara coraggiosa. Questo 2-0-4 non vuol dire niente. Sicuramente la speranza avrebbe cambiato, la speranza di farcela avrebbe regalato emozioni sia a lei che a noi, avrebbe tinto di un altro sapore un risultato che comunque era piuttosto probabile, quello della non qualificazione. Adesso stanno facendo vedere il riassunto su Rai Sport delle gare in pista di oggi, quindi mi sto riguardando il 100 di Tortu. L'unica cosa che si salva è il lanciato. Jacobs invece è molto più efficace nella prima parte, non eccelso in partenza, però rispetto a Torto tutta un'altra cosa. Credo che sia migliorato molto anche nella compostezza della tecnica. È più, mi sembra molto più efficace. Sì. Insomma, io sono dell'idea di come Ravenat, sono d'accordo. Il problema qua è l'anonimato. Non potendo fare altro per affermarsi, Eleonora avrebbe dovuto, secondo me, avere una interpretazione di gara più coraggiosa. Anche se io credo che attualmente le energie di una stagione lunghissima per lei siano un po' all'uvicino. Lei che i campionati del mondo li ha visti, li ha accarezzati come prospettiva solo nell'ultima parte di stagione ed era insicura fino al mese scorso. Ora fanno vedere i salti in alto femminili, la Valortigara che ha avuto problemi una volta arrivata sopra la quota 1,90 m, la Trost che sembrava solida e efficace fino al 1,92 m, due errori che le hanno precluso la finale e questo è un po' un peccato, questo è veramente un peccato perché il salto in alto è comunque la tradizione, già per l'Italia ha un... Per l'Italia si tratta di un settore in cui abbiamo fatto valere le nostre possibilità, potenzialità, un settore prestigioso che non è stato onorato al meglio. Al maschile io spero, ma non sono molto fiducioso, per Tamberi che da molto che non si fa vedere alle quote che gli spettano, è sottile che era comunque la sua prima esperienza e in Italia, per quanto riguarda gli azzurri, molto spesso la prima esperienza mondiale
è un'esperienza traumatica, staremo a vedere. Crippa, l'ho fatto vedere adesso, non si è qualificato. È stata una giornata con chiari scuri. L'unico chiaro è stato Jacobs. Aspettiamo la maratona, aspettiamo la Dossena, chiamata a rispondere della sua condizione fisica dopo il problema a piede, sperando che sia più forte del dolore che dovrebbe combattere appunto a sonni antidolorifici. E anch'io, se riesco a sopravvivere fino a domani con il raffreddore che ho, naturalmente si tratta di tutta un'altra cosa. Sarò contentissimo. Sarò ansioso di vedere come va a finire. Allora, questa prima live è andata un po' così, anche perché è iniziata sul canale numero 2, Mezzo Fedele Live, ma era fin troppo poco pubblicizzata e quindi pochissimi la stavano guardando. Mi sono portato qua sul canale principale e un pochino di discussione almeno l'abbiamo fatta. Sono contento che abbiate animato la serata con i vostri commenti. Ringrazio tutti, in particolare Ravenant che è stato sempre molto prolifico nei commenti, Jacopo De Marchi e Volere e Potere che si è fatto rivedere dopo molto tempo, Gabri, i miei storici follower. E ragazzi, ci vediamo domani, se riesco a farcela nelle condizioni in cui sono, preparare un altro video di presentazione della giornata così come è stata per oggi. Cerchiamo di fare 10 video di presentazione ogni giorno per le gare dei campionati mondiali. E in live domani, ora l'avevo scritto qua nel fogliazzo, in live dovremmo essere domani dalle 8 alle 9, poi controlliamo. Comunque sia in corrispondenza della finale dei 100 metri maschili. Quindi, Francesco, ti saluto volentieri e saluto tutti gli altri. Ciao atleti, io sono il Mezzofondiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.